In questo episodio di K-News, lui è tornato, loro scalano vette incredibili, loro non si fermano mai, loro sono i cugini di loro, mentre loro sono i nipotini. Corea e Covid, un mix esplosivo con idee strane. In più l'accade oggi, tutto questo nelle nostre K-News. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Oggi è venerdì 23 luglio e non essendoci una giornata mondiale su cui ridere o scherzare, perché non ho trovato praticamente nulla, vi chiedo invece che cosa ne pensate di questa novità che abbiamo trovato in questo episodio, e cioè il riassunto iniziale chiarissimo dove praticamente si capisce proprio tutto. È una cavolata pazzesca oppure è un'idea che può piacere perché comunque vi introduce un po' in quelle che saranno le notizie? Fatecelo sapere nei commenti come sempre. E noi cercheremo di leggere i vostri commenti e comunque fare quello che ci passa per la testa, perché tanto alla fine facciamo più o meno sempre così. Ma ora, dopo avervi svelato quello che è il nostro segreto, io direi di iniziare con le nostre K-News. Partiamo dalla notizia più attesa dagli 18 di tutto il mondo. Gli 80s sono di nuovo in 8. Il rapper Mingy, che si era preso una pausa per prendersi cura della propria salute psicologica, è tornato a lavorare con il resto del gruppo. Lo ha annunciato la stessa agenzia dei ragazzi, la KQ Entertainment, che nel comunicato non ha dimenticato di ringraziare tutto il fandom per il supporto dato all'idol durante questo periodo difficile. Una lieta novella che ha preceduto l'inizio della promozione di 80s Treasure e The Map, una raccolta speciale del cammino fatto dal gruppo nei suoi primi 1000 giorni di carriera. Tra le prime foto pubblicate è presente anche Mingy, a cui diamo anche noi il nostro bentornato. L'estate, si sa, ha il sapore della libertà, del mare, della montagna, ma anche dell'amore che tante volte sboccia in questo periodo. E in questa estate 2021 è proprio quest'ultimo a fare da padrone, anche grazie al successo di Taste of Love delle Twice. Se in un primo momento il loro comeback con Alcohol Free era piaciuto a molti, ma aveva dato l'impressione di non poter diventare un tormentone scala classifiche, in tanti hanno dovuto ricredersi. Il 10° mini album delle ragazze della JYP ha raggiunto la vetta della classifica World Album della Billboard. Successo in Corea, successo negli USA, successo nelle nostre teste, perché Alcohol Free è una validissima candidata a essere una delle nostre canzoni dell'estate preferite. E tra coloro che continuano a far parlare anche a livello internazionale non possiamo non citare i BTS, che stanno attirando sempre più l'attenzione dei grandi artisti del panorama mondiale. Qualche settimana fa avevamo parlato di una collaborazione con Ed Sheeran, mentre in questo caso il possibile featuring, secondo le indiscrezioni, sarebbe con Coldplay. La band aveva già mostrato il proprio interesse verso i ragazzi della Hybe dopo una loro cover della celebre Fix You, ma in pochi probabilmente si sarebbero aspettati questi sviluppi. Nei giorni scorsi è circolata anche una breve traccia audio intitolata My Universe, in cui sarebbero udibili le voci di Chris Martin e John Cook. Tutto ancora da confermare, ma se così fosse, altro che Coldplay, l'atmosfera sarebbe davvero hot a causa della grande curiosità. Mascherine igienizzanti, zone di tutti i colori, di limitazioni dovute al Covid ne abbiamo sentite parecchie, ma quella che arriva dalla Corea ha qualcosa di simpaticamente innovativo. Nelle palestre, vista la nuova ondata di casi, sono state bandite alcune canzoni che conosciamo molto bene, tra cui After School delle Weekly, How You Like That delle Blackpink e Drunk Dazed degli ENHYPEN. Il motivo non è che il virus è un ottimo intenditore di musica e ascolta alcune delle nostre canzoni preferite. Il fatto è che, secondo le autorità, i brani con ritmo superiore ai 120 bpm spingerebbero gli utenti a respirare più velocemente o a sudare di più, aumentando il rischio di espansione del virus. La Pledis Entertainment rinnova il contratto con tutti e 17 i membri dei 13. Con tutti e 13 i membri dei 17, quindi i 17. Lo ha annunciato il 19 luglio con anticipo rispetto alla scadenza del precedente accordo. Idol e casa discografica si sono trovati concordi nel proseguire insieme una carriera già ricca di soddisfazioni e successi, ma soprattutto di tanto affetto da parte dei Carrots. Anche i membri hanno dichiarato di avere fiducia reciproca l'uno nell'altro e che faranno del proprio meglio per portare buona musica e sorprendenti spettacoli al pubblico di tutto il mondo.
E per concludere, se anche voi, come noi, avete amato alla follia l'ultimo comeback dei TXT, non potete non gioire alla notizia del loro secondo ritorno annuale. Il gruppo della Hybe ha infatti annunciato, attraverso un video teaser di 25 secondi, in cui come sempre non si capisce un ciufolo, l'uscita di un nuovo album previsto per il 17 agosto alle 11 ore italiane. L'album si intitolerà The Chaos Chapter Fight or Escape ed è già preordinabile da lunedì 19 luglio. Ed ora ci facciamo un bel viaggio nel tempo, altro che Chaos Chapter, qua è tutto un caos perché adesso abbiamo parlato di cose appena accadute, invece ci facciamo un bel viaggio nel tempo con il nostro Simon e il suo Accadde Oggi per scoprire qualcosa accaduto tanto tempo fa, ma oggi, in questi giorni, scopriamolo insieme. Ah, che caldo, amici, oggi fa proprio caldo, ma per fortuna le nostre K-News e l'Accadde Oggi sono sempre molto rinfrescanti, o almeno spero. In ogni caso, il mio obiettivo, se non è quello di portarvi un po' di fresco nelle vostre case, è quello di rinfrescarvi la memoria. Oggi lo faccio con un accadde ieri, riportandovi al 22 luglio del 2012, quindi ben 9 anni fa. Chi ci faceva ballare in quel periodo? I Beast, che quel giorno fecero uscire il loro quinto EP intitolato Midnight Sun. Anticipato dalla traccia giapponese I Knew It già a gennaio e dal singolo Midnight una settimana prima, fu rilasciato insieme al singolo Beautiful Night. Un successo immediato, vetta delle classifiche coreane con l'album, primi posti con i singoli, a testimonianza dell'energia che i ragazzi della Cube riuscirono a trasmettere. E oggi, come allora, vi auguro di vivere un'estate di bellissime notti magiche, piene di gioia e divertimento, e magari accompagnate da un po' di buona musica K-pop e da questo album dei Beast. E ringraziamo Simon come sempre con il suo Accadde Oggi, ormai preziosissimo ed amatissimo dal nostro pubblico, come noi amiamo e vogliamo bene al nostro Simon. Lo ringraziamo e ringraziamo voi per averci ascoltato anche questa settimana, e ancora vi invito a farci sapere se questa idea, che è solo la prima di tante che nasceranno nelle K-News, del riassunto iniziale vi è piaciuta o meno. Scrivete nei commenti e fateci sapere la vostra. Ciao a tutti e grazie, alla prossima settimana.